Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Benedetta e in questo video vi faccio vedere i metodi che uso io per profumare la casa in modo naturale. Purtroppo la maggior parte dei profumatori che si trovano in commercio, soprattutto quelli spray, mi danno fastidio e quando li trovo spruzzati negli ambienti comincio a tossire. Non con tutti, ce ne sono alcuni buonissimi che non mi danno assolutamente noia, ma con alcuni, che sono la maggior parte, mi succede. E quindi, col tempo, a casa mia, ho messo a punto diversi metodi. Alcuni li ho trovati in rete, alcuni sono i consigli della nonna, alcuni sono cose che ho sperimentato io e mi fa piacere condividerle con voi, anche perché funzionano. Il primo metodo, che è anche il mio preferito, è quello degli estratti concentrati. Semplicissimi, li preparo io in casa. Se ne possono fare un'infinità. I miei preferiti sono al caffè, alla vaniglia o con un mix di spezie che include la cannella. Come si preparano? Serve un vasetto, all'interno vado a mettere la spezia e aggiungo della vodka secca, la più economica che trovate al supermercato. Chiudo il vasetto, agito bene e lo lascio in dispensa per almeno 10-15 giorni, in macerazione. Dopo la macerazione il colore diventa scuro e il profumo molto intenso ed è pronto per essere utilizzato. Nel caso della vaniglia possiamo utilizzarla sia nuova che quella che rimane dopo averla usata per la preparazione della crema. Per quanto riguarda il mix di spezie, io mi trovo benissimo con un mix di cannella, chiodi di garofano e anice stellato. Come lo utilizzo? In diversi modi. Il mio preferito è usare un diffusore di questi qui che prendo nei negozietti etnici e costano più o meno €1. Come funziona? Prendo il diffusore, metto un cucchiaino di estratto nel piattino, lo allungo con l'acqua, poi accendo la candela, evaporando il profumo si diffonderà per tutta la stanza. Il bello di questi diffusori è che te li puoi portare dietro e tenerli vicino, quindi puoi scegliere la fragranza in base all'umore e a quello che devi fare. Quindi io utilizzo il caffè quando lavoro al computer e ho bisogno di una bella carica. Utilizzo il mix di spezie quando devo essere concentrata. E scelgo sempre la vaniglia nei momenti in cui voglio rilassarmi, magari leggendo un bel libro. Finisce sempre che mi addormento. Un altro modo per usare questi concentrati è quello di metterli negli umidificatori dei termosifoni. Per quanto riguarda i termosifoni, apro una parentesi riguardo il periodo invernale. Col freddo tendiamo a stare chiusi in casa e non aprire le finestre. Invece sarebbe molto importante, per avere un ambiente profumato e salubre, di ricordarci ogni giorno di spegnere i termosifoni, aprire le finestre in tutte le stanze e lasciare cambiare l'aria per qualche minuto. Poi richiudere e riaccendere i termosifoni.
una cosa banale, ma io stessa spesso mi scordo di farlo. Quindi, parlando degli umidificatori, dei termosifoni, anche questi sono in tutte le stanze ed io li utilizzo proprio per profumare ogni stanza con un aroma diverso. Ad esempio, in camera metto l'olio essenziale di lavanda, che è rilassante, ma nei periodi in cui ho il raffreddore o il mal di gola, su consiglio della nonna, che lo faceva sempre, aggiungo un po' di gocce di olio 31, che è un olio balsamico prodotto da diversi marchi e che si trova un po' dappertutto, anche nei negozi che vendono detersivi, e ha un odore molto intenso e che apre i polmoni. Nell'umidificatore del bagno di solito metto olio essenziale di limone, ma qualche volta, ed è una bella idea, aggiungo delle gocce di profumo, di quei profumi che ci sono stati regalati e che sono lì da anni a prendere la polvere. Sono sicura che le avete anche voi. Vi assicuro che funzionano. Questo gioco si può fare in tutte le stanze, quindi ad esempio nel soggiorno, tris di spezie, in cucina l'olio essenziale di limone o il caffè, nella camera dei bambini l'olio essenziale di lavanda o di tiglio, ma questo è in base ai gusti personali. Nel caso in cui non ci fosse un umidificatore nella stanza, si può appoggiare sul termosifone un piattino. Infine, un altro metodo che è a costo zero. In realtà non è molto efficace, ma ci sono particolarmente affezionata perché lo faceva sempre mia nonna. Quando mangiava un mandarino o un'arancia, prendeva le bucce, le faceva a pezzettini, poi le metteva in un sacchetto di carta. Spesso aggiungeva anche una stecca di cannella e la appoggiava sul termosifone. Non profuma tantissimo, ma vi assicuro che è un ottimo mangiaodori. Allo stesso modo si può mettere anche del caffè o in chicchio o macinato ed appoggiarlo sui termosifoni. Vi assicuro che è perfetto per assorbire l'odore di fumo. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Se anche voi avete dei suggerimenti o dei trucchetti per profumare la casa in modo naturale e volete condividerli, scriveteli pure nei commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividete e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A presto!